Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Napoli-Inter finisce 3-1, partita che ha visto un punto di svolta alla mezz'ora. L'uomo decisivo, Maurizio Mariani. Sì, perché qualcuno adesso verrà a dirmi ma la partita è finita 3-1, il calcio di rigore era il rigore dell'1-0. È vero, ma il calcio non è semplicemente matematica, quindi andiamo a mettere sul piatto della bilancia, ok, 3-1 meno il rigore inventato, perché di questo si tratta, e allora finiva 2-1. Assolutamente no, quel calcio di rigore ha cambiato completamente il canovaccio tattico del match. Ieri nel prepartita avevamo analizzato cosa avremmo potuto vedere questa sera e cosa avevamo detto. Il Napoli in vantaggio sarebbe stato pericolosissimo perché si sarebbe schierato con un 5-4-1, molto linee molto strette, Bari centro-basso, atteggiamento molto attendista, pronto a ripartire. Chiaramente se l'arbitro ha dato una spinta del genere per sbloccare la partita, per l'Inter si è messa tutta in salita. Io parto proprio da quell'episodio, ecco, chi segue il canale, chi mi conosce sa che io raramente vado a parlare in primis di episodi arbitrali, raramente mi lamento dell'arbitro, però questa sera abbiamo visto un rigore assurdo. Di Lorenzo in aria, allarga volontariamente la gamba per cercare il contatto con Mkhitaryan, il contatto arriva, Di Lorenzo tra l'altro avrebbe perso comunque il controllo del pallone, contatto che arriva, l'arbitro a primo impatto lascia anche proseguire, tanto è vero che l'Inter sta ripartendo, dopo 5 secondi fischia e concede il calcio di rigore. E in quel momento Mariani non è stato neanche chiamato al VAR, neanche a dire vai a controllare al VAR, riguarda l'episodio, poi dopo puoi decidere se è calcio di rigore o meno. Ecco, nell'epoca del VAR io faccio fatica a pensare che si possa dare un rigore del genere, per di più senza neanche utilizzare il VAR, perché se c'è stato un silent check, ma in quel caso l'arbitro deve andare a riguardare quell'azione e poi valutare. Col VAR non è ammissibile concedere un rigore del genere. Tra l'altro la domanda mi viene spontanea, è stato suggerito all'arbitro in cuffia di fischiare il rigore? Perché Mariani lascia proseguire e poi dopo fischia. E allora a quel punto viene da dire, è stato suggerito in cuffia? Sì, e allora bisognava suggerire un on-field review. Non bisognava suggerire di fischiare direttamente il calcio di rigore. Ecco, episodio alquanto singolare, episodio che fa il paio anche con quello avvenuto al 43esimo minuto. Attenzione, so benissimo che Gilmour non è stato ammonito al 43esimo minuto, però siccome ci sono tanti napoletani che poi vanno, napoletani o tifosi di altre squadre insomma, che poi vanno a sottolineare anche quando mancano le ammonizioni, perché dicono che le ammonizioni possono decidere un campionato, che con le ammonizioni è stata tante volte, ecco, ci hanno anche detto che le mancate ammonizioni ci hanno spinto. Al 43esimo viene ammonito Di Lorenzo. In realtà c'è un doppio intervento in scivolata. Di Lorenzo su Di Marco, Gilmour su Çalhanoğlu. Sarebbero stati 2 cartellini gialli, tanto è vero che la grafica aveva inizialmente, la grafica di DAZN aveva inizialmente assegnato il giallo a Gilmour, e invece il giallo era stato solo per Di Lorenzo, quindi al 51esimo Gilmour ha potuto fermare una ripartenza di Dumfries perché non era stato ancora ammonito. Ecco, chiusa la parentesi arbitrale che ha cambiato il corso del match, che tipo di partita è stata? È stata una partita che inizialmente era anche abbastanza bloccata, un tipo di partita che ci aspettavamo, con Conte che aveva schierato questo Neres falso 9 che faceva tanto movimento, quindi svariando naturalmente apriva degli spazi che poi diventavano attaccabili per McTominay. Napoli che portava una linea di pressing alta, dopodiché dopo l'1-0 non lo ha più fatto e questo ha cambiato poi il corso del match, e Inter che abbassava tanto Çalhanoğlu in costruzione, con Gilmour che andava a prendere, ecco, proprio il regista turco. Ecco, io guardando l'andamento del primo tempo faccio fatica a dare tante colpe all'Inter, poi sul secondo ci sono degli episodi su cui si può discutere, ma nel primo tempo io faccio fatica a dare delle colpe all'Inter, perché è un Inter che finisce per creare tantissime occasioni. C'è un'occasione per Lautaro Martinez che purtroppo spara addosso a Milinkovic-Savic, dove l'Inter fa bene il pressing e Barella sottrae il pallone a Spinazzola. Ci sono 2 occasioni per Bastoni, entrambe da calcio d'angolo, una finisce sulla traversa. Ci sarà poi un'altra occasione per Lautaro Martinez nel corso del match, pallone che finisce fuori di poco, un tiro di Çalhanoğlu pericoloso parato, un palo di Dumfries
Insomma, l'Inter le occasioni le ha create, soprattutto ecco nel primo tempo, era un 1-0 bugiardissimo e indirizzato da una decisione. Tra l'altro poi, ecco, dopo quel rigore, paradossalmente anche l'infortunio di De Bruyne ha finito per cambiare ulteriormente il canovaccio tattico del match, perché avevamo analizzato nel pre-partita di ieri che il Napoli, schierando De Bruyne e McTominay, aveva poca ampiezza sulla sinistra, quando saliva il terzino poteva lasciare spazi alle sue spalle. Con l'infortunio di De Bruyne, McTominay è tornato in posizione più centrale, come a lui congeniale, come ha giocato la scorsa stagione. Spinazzola esterno alto, Oliveira esterno basso. Praticamente anche il modo per andare ad arginare Dumfries e per non avere praticamente una sola fascia sfruttabile. Nel secondo tempo, naturalmente, c'era un Inter che cercava l'arrembaggio e il Napoli che ancora più basso, ancora più schiacciato con le linee strette. E il problema è stato che naturalmente con quell'1-0 il Napoli poteva sfruttare le ripartenze che l'Inter purtroppo ad un certo punto ha iniziato a concedere, anche perché si è fatta prendere un po' dalla foga del match, da quella voglia di andare a pareggiare. Purtroppo ha subito una ripartenza in cui la difesa era messa malissimo. McTominay ha portato la partita sul 2-0. Lì c'è stato un po'. Sommer forse poteva uscire, però io credo che sia stata forse più colpa di Bastoni. Forse Bastoni poteva fare meglio, ma in generale tutta la linea difensiva dell'Inter, l'assetto era messo male. 59esimo si riapre la partita con un calcio di rigore. Guarda caso lì c'è stato bisogno di un po' di tempo prima di assegnarlo, seppur era molto più netto, però insomma non voglio andare a fare delle polemiche sterili su quanto tempo viene impiegato per assegnare il rigore. E sul risultato di 2-1 c'è un altro appunto che vorrei fare. Vi ricordate lo scorso anno quando si diceva che Inzaghi esce dall'area tecnica e non viene espulso perché l'Inter è protetta, perché c'è la Marotta League, perché l'Inter comanda? Mentre Conte può litigare con un calciatore avversario, può istigare, aizzare i suoi calciatori, può creare, come molto spesso accade, ecco, dei battibecchi, quasi delle risse, insomma, oserei dire, ovviamente confinando il tutto a quello che è successo, non esagerando, però non viene mai buttato fuori, al limite è stato ammonito, ecco. Poi dopo l'ammonizione ha anche proseguito, però insomma non è un problema, il problema era l'area tecnica di Simone Inzaghi. Dopodiché l'Inter, ecco, ha continuato quell'arrembaggio estremo. Al 66esimo poi fa prendere un gol dove ci sono tantissime colpe, perché c'era una rimessa laterale praticamente a centrocampo. Ecco, su una rimessa laterale avversaria a centrocampo la squadra non può farsi trovare impreparata. L'Inter si è trovata proprio fuori posizione. Poi c'è stato, ecco, Acerbi che ha perso Anghissà. Purtroppo sapevamo che Acerbi soffre i calciatori veloci, gli inserimenti. Infatti ieri avevamo analizzato le formazioni con Lucca titolare e lì Acerbi avrebbe guadagnato probabilmente, perché poi nel duello fisico con Lucca avrebbe potuto avere la meglio. Naturalmente, avendo calciatori che si inseriscono, calciatori veloci, Acerbi va un po' più in difficoltà. Forse da quel punto di vista sarebbe stato più opportuno avere De Vrij, però fatto sta che lì l'Inter sbaglia pesantemente nelle posizioni, sbaglia Acerbi, perde Anghissà e lì subisce il 3-1 che poi va a chiudere il match. Ecco, se io devo fare un appunto all'Inter, è quello che una grande squadra deve saper gestire i momenti del match, non deve farsi trasportare dalla foga e deve imparare a gestire anche quando ci sono allenatori avversari come Conte che portano ad innervosire la squadra. Quindi ecco, quel nervosismo va gestito meglio. Al di là del nervosismo, anche proprio dal punto di vista tattico, una grande squadra che deve recuperare ed è sotto soltanto di un gol, perché sia quando subisce il 2-0 di McTominay, sia quando subisce il 3-1 poi di Anghissà, l'Inter ha un solo gol da recuperare, però in campo si fa trasportare dalla foga di recuperare il match e si fa trovare impreparata. Ecco, questo una grande squadra secondo me non deve farlo. Una grande squadra deve riuscire a gestire, non deve scoprire il fianco, perché non ci trovavamo magari negli ultimi 10 minuti dove una squadra si gioca il tutto per tutto alla ricerca del pareggio e ci può stare prendere una ripartenza del genere. Sono stati subiti 2 gol dove sul primo mancavano praticamente altri 40 minuti di partita, ovviamente parlo il primo nel secondo tempo. Sul secondo, quello di Anghissà, mancavano almeno mezz'ora di partita. Ecco, quando mancano 30-40 minuti di partita è giusto
cercare anche di mantenere quel minimo di equilibrio. È vero che bisognava cercare il gol del pari, ma bisogna anche tenere un minimo di equilibrio. Non è possibile trovare un'intera difesa praticamente posizionata male che concede queste ripartenze al Napoli. Come detto, il Napoli in vantaggio, lo sapevamo, ha delle ripartenze fulminee. Poi, che dire, naturalmente non è una sconfitta che va a ridimensionare l'Inter, assolutamente no. Soprattutto l'Inter del primo tempo ha dimostrato di avere una mentalità da grandissima squadra, una squadra che voleva recuperare quel 1-0 ingiusto, però purtroppo non c'è riuscita, ma allo stesso tempo non aveva concesso praticamente nulla al Napoli in ripartenza. È un Inter che comunque arrivava da 7 vittorie consecutive, è un Inter che anche stasera ha fatto vedere molti lati positivi, qualcuno negativo, quindi insomma non è una sconfitta che va a ridimensionare l'Inter, quindi non partiamo con la ricerca del capro espiatorio, non partiamo col disfattismo, con quell'idea che l'Inter deve essere ridimensionata, che l'Inter non lotterà per lo scudetto. Questa squadra può assolutamente lottare per il tricolore, ha dimostrato per larghi tratti del match di non essere per nulla inferiore al Napoli. Deve soltanto andare a limare un po' quegli aspetti che siano un po' dal punto di vista tattico, un po' anche dal punto di vista caratteriale, per fare quell'ultimo step di crescita. Fatto sta che però stasera purtroppo io sono molto amareggiato, perché io voglio andare a commentare le sconfitte. Non è un caso che non andiamo a parlare, ecco, con la lavagna tattica, perché io voglio andare a commentare le sconfitte quando non vengono, diciamo così, indirizzate, quando non vengono le partite non vengono incanalate da decisioni molto dubbie, e per me l'amarezza più grande è quella di aver perso con la decisione dubbia che ha sbloccato il risultato. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Vi ricordo anche domani sera poi faremo la live insieme ai nostri ospiti. Naturalmente non mancate, c'è sempre tanto spazio anche ai commenti, e io vi saluto, nonostante la sconfitta, nonostante l'amarezza, con un gran bel Forza Inter.